Allora, oggi vi ripropongo le aste da addestramento. Come potete vedere sono aste molto imponenti e specifiche. Negli ultimi giorni mi sono divertito a costruire anche i condensatori, ma dovete sapere che i condensatori di queste aste non sono stati creati a progetto nel 1997, quindi questa è una mia implementazione personale. Mi sono divertito praticamente a ricostruire un condensatore e valutare le misure in base all'asta di rilevamento. Ecco, in base all'asta di rilevamento. Ecco, le aste da addestramento sono molto imponenti, come potete vedere, e servono giustamente per fare i rilevamenti. Allora, le aste da addestramento vengono impugnate in questo modo, osservate bene, e la loro funzionalità è una funzionalità di tipo RT, quindi trova la moneta d'argento, osservate bene, annulla, vedete che non si chiudono sulla moneta d'oro. Andiamo a rilevare la moneta d'oro, trova la moneta d'oro, vedete che le aste si chiudono, puntando la moneta d'oro, annulla il campo. Ok, i campi sono stati annullati. Oggi ho voluto inserire anche nuovamente le aste da addestramento perché sto valutando alcuni progetti da fornire sul canale, quindi devo valutare un attimo che cosa proporre agli utenti. Poi naturalmente tutto verrà votato e decideremo alla fine che cosa costruire. Tutto qui. Bene, oggi parliamo un po' di fisica delle aste di rilevamento e vorrei farvi vedere alcune cose in merito al rilevamento con aste EF-NMR, in merito al collegamento elettrico tra il cercatore e il sistema di ricerca considerato prioritario per il rilevamento dei materiali. Oggi abbiamo le solite due monete, una in oro, una in argento. Naturalmente queste monete sono certificate in modo che l'esperimento sia compatibile con tutti quelli che verranno in seguito prodotti. Bene, andiamo ad iniziare questo nuovo video. Allora, in questo video voglio dimostrare il collegamento tra il cercatore e il sistema di ricerca specifico. Allora, in questo caso si tratta di aste a costanti matematiche EF-NMR
che sono state calibrate e costruite espressamente per il rilevamento dell'oro. Bene, questo esperimento è stato tentato da molti ricercatori, però purtroppo non sono riusciti a portarlo a termine perché bisogna avere alcune conoscenze tecniche sui campi elettrici, sull'equilibrio del sistema e altre particolarità matematiche. Ecco, ve lo dimostro subito. In questo esperimento andremo a rilevare la moneta d'oro senza toccare i condensatori e le aste. Potete vedere che le aste sono montate temporaneamente su supporti in legno che notoriamente non dovrebbero condurre corrente a meno che questa corrente e tensione non sia abbastanza elevata da formare l'effetto pelle. Bene, ok, adesso solleviamo il sistema di ricerca cercando di mantenerlo a tutti gli effetti con le aste ferme, il più ferme possibile, in quanto il gioco degli equilibri è molto difficoltoso, come potete vedere. Andiamo a rilevare l'oro. Osservate bene. Ok, vedete? Le aste si chiudono sulla moneta d'oro. Però in questo momento noi non stiamo toccando i condensatori. Ecco, questo è l'effetto della risonanza specifica del materiale sulle aste create appositamente per questa ricerca. Osservate bene, adesso riporremo il sistema. Come potete vedere non sto toccando i condensatori ma solamente il supporto in legno. Osservate bene, le aste si riaprono. Ecco, questo esperimento è stato tentato da moltissimi ricercatori ma senza successo. Come vi ho detto, perché richiede una particolare conformazione del sistema in grado di farci capire la risonanza specifica che esiste tra la lunghezza dell'asta, tra il condensatore e tra l'oggetto che deve essere rilevato. Potete vedere? Ok. Allora, la fisica delle aste di rilevamento è molto complessa e si gioca tra l'equilibrio verticale e la rotazione angolare orizzontale, come potete vedere. Con questo esperimento viene dimostrata la connessione che ci sia, o che non ci sia, tra il cercatore e il sistema di ricerca. Come potete vedere, impugnando le aste e cercando la moneta d'oro, il sistema si chiude. Ecco, si chiude perfettamente sulla moneta d'oro, come potete rilevare. Ecco, se noi invece lo facciamo in un altro sistema, adesso lo abbiamo fatto connettendo il campo elettrico dell'essere umano sui condensatori. Se noi lo facciamo in un altro sistema, ecco, solleviamo il sistema di ricerca e andiamo a localizzare l'oro senza toccare i condensatori. Osservate bene, osservate come reagiscono le aste. Vedete? Le aste si chiudono esattamente sul rilevamento della moneta d'oro. Se noi ci spostiamo, le aste continuano a localizzare l'oro
però in questo momento non stiamo toccando fisicamente i condensatori. Questo dimostra la risonanza specifica sul sistema di ricerca, che è stato costruito appositamente per risuonare sul materiale, in questo caso l'oro. Riponiamo il sistema e le aste si riaprono, osservate bene. Perfetto. Questo esperimento è stato tentato da moltissimi ricercatori, però con esito negativo, in quanto bisogna conoscere esattamente alcuni parametri specifici dettati dall'equilibrio delle aste, dettati dal livellamento del sistema e dettati dalla costruzione matematica risonante delle singole aste. Quindi se voi non conoscete questi parametri, questo esperimento non potrete portarlo a termine, in quanto risulterà che le aste non si chiudono, come potete vedere, le aste non si chiudono. Per comprendere la risonanza specifica del materiale bisogna fare alcune cose, bisogna fare alcune considerazioni matematiche per comprendere esattamente come funziona il sistema di ricerca. Oggi vi spiegherò un attimo come si può fare, come può essere fatta questo tipo di ricerca e come è stato possibile scoprire le risonanze specifiche di un materiale che è diverso da un altro. Ecco, ad esempio l'oro emette una sua risonanza, l'argento ne emette un'altra e non potrebbero avere le stesse risonanze, altrimenti o sarebbe tutto d'oro o sarebbe tutto argento, e quindi non potremmo fare una discriminazione con le aste a livello nucleare. Intendo dire a livello nucleare sui componenti specifici del singolo materiale, cioè oro oppure argento.